Ciao a tutti! Con il tutorial di oggi prosegue la serie di tutorial su queste mini decorazioni natalizie che io ho utilizzato come chiudipacco ma che voi potete utilizzare come volete. Oggi vi mostro come fare questo alberello. Lo schema è semplice, veloce da fare ma anche da memorizzare e questo possiamo utilizzarlo come decorazione per l'albero, ovviamente come chiudipacco, come segnaposto per il tavolo di Natale, oppure fatemi sapere voi come utilizzereste questo alberello scrivendomelo in un bel messaggio qui sotto il video. Se non avete visto i precedenti tutorial di tutti vi lascio i link nella descrizione del video ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Anche per fare l'alberello, come per tutte le altre decorazioni della serie, ho usato il Woolly, un misto lana. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 150 metri. Sono consigliati uncinetti da 3-3,5 e io ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Se volete usare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione. Questo è un filato che si trova in tantissimi colori diversi. Per fare l'albero, oltre al filato e all'uncinetto, ci servono solo un ago da lana, una forbice e un po' di ovatta. Per fare l'alberello basta fare 5 pezzi che compongono i rami dell'albero e il tronco. Iniziamo vedendo come lavorare il pezzo più grande. Per il pezzo numero 5 facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo tutto l'alberello a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio di ogni giro con un pezzetto di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nel primo punto e un punto basso e ripetiamo un aumento, un punto per tutto il giro. Quando non lavoriamo tanti aumenti nel giro o non ne lavoriamo, il lavoro tende ad arrotolarsi su se stesso e fuori rimane il rovescio del lavoro, quindi raddrizziamo il lavoro e proseguiamo. Nel giro 3 lavoriamo 2 punti per 2 volte un punto basso in ogni punto e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti bassi nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento, un'altra volta. Nel giro 5 lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento, 2 punti bassi nel settimo punto e ripetiamo 6 punti, un aumento, un'altra volta. Nel giro 6 lavoriamo 7 punti bassi, 1 e un aumento, 2 punti nell'ottavo punto e ripetiamo 7 punti, un aumento, un'altra volta. Nel giro 7 lavoriamo 8 punti bassi,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e un aumento, 2 punti nel nono punto, e ripetiamo 8 punti, un aumento, un'altra volta, e nel giro 8 lavoriamo 9 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e un aumento, 2 punti nel decimo punto, e ripetiamo 9 punti, un aumento, un'altra volta. Il prossimo giro che lavoriamo è l'ultimo ed è quello in cui creiamo i rametti, ed è uguale per tutti i pezzi. L'unica cosa che cambia è il numero di volte che ripeteremo la ripetizione, ma il giro, la ripetizione, è la stessa per tutti i pezzi ed è questa: un punto bassissimo nel prossimo punto, 4 mezzi punti alti nel punto successivo. E ripetiamo: un punto bassissimo nel prossimo punto, 4 mezzi punti alti nel punto successivo. E ripetiamo così per tutto il giro. E alla fine lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto bassissimo che abbiamo lavorato in questo giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e lo nascondiamo sul rovescio del lavoro attraverso i punti. Questo è il risultato. I pezzi numero 5, 4, 3 e 2 hanno tutti lo stesso schema. Per il pezzo numero 5 che abbiamo visto insieme lavoriamo fino al giro 8. Per il pezzo numero 4 lavoriamo fino al giro 7. Per il pezzo numero 3 lavoriamo fino al giro 6. E per il pezzo numero 2 lavoriamo fino al giro 4 e poi per ognuno lavoriamo il giro in cui lavoriamo i rametti, con l'unica differenza che ovviamente essendoci meno punti lavoreremo meno ripetizioni. L'unico un po' diverso è il pezzo numero 1 che parte più piccolo e quindi vediamo passo passo come fare questo pezzettino. Per il pezzettino più piccolo, il pezzo numero 1, facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale, quindi può essere utile mettere un marker o un pezzo di filo all'inizio di ogni riga. Il lavoro però qui è molto piccolo, quindi perché vediate meglio i punti, al momento non metto il marker. Nel giro 2 lavoriamo un aumento nel primo punto,
2 punti bassi nel primo punto e un punto, e ripetiamo un'altra volta, un aumento nel prossimo punto e un punto basso nel punto successivo. Raddrizziamo il lavoro perché il dritto è quello che tende a rimanere all'interno e lavoriamo il giro 3. Nel giro 3 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nel primo punto e 2 punti per 2 volte un punto basso in ogni punto. E ripetiamo un aumento, 2 punti. Nel giro 4 lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento, un'altra volta. E poi lavoriamo l'ultimo giro, che è quello in cui facciamo i rametti, che è uguale per tutti i pezzi, e la ripetizione è sempre la stessa: un punto bassissimo in un punto, 4 mezzi punti alti nel punto successivo. Per il tronco, in un anello magico, nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi, mettiamo il marker e nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso in ogni punto, ma lavoriamo prendendo solo il filo dietro di ogni punto. 1, 2, 3, 4. Dal giro 4 ricominciamo a lavorare prendendo tutto il punto e lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 4 punti, una diminuzione, un'altra volta. E nel giro 5 lavoriamo un punto in ogni punto, cioè 10 punti bassi. Riempiamo il tronco con un po' di ovatta e proseguiamo. Nel giro 6 lavoriamo una diminuzione e 3 punti bassi. 1, 2, 3. E ripetiamo una diminuzione, 3 punti bassi, un'altra volta. Dal giro 7 al giro 9 lavoriamo gli 8 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavorati i 3 giri da 8 punti, tagliamo il filo lungo togliamo il marker e aggiungiamo un po' di ovatta. In questo modo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna dei punti che rimangono
da fuori verso il centro. Tiriamo, passiamo ancora tramite qualche punto e con questo filo montiamo l'albero. E per montare l'albero basta passare l'ago attraverso il cerchio magico di ogni pezzo, iniziando dal più grande. Tiriamo il filo e l'alberello è già pronto. Sistemiamo bene tutti i pezzi. Potete decidere di avvicinarli del tutto o di lasciarli un po' lontani tra loro, a seconda dell'aspetto che volete dare al vostro alberello. E una volta deciso come volete fare l'albero, ripassiamo con il filo tramite il cerchio magico e tramite un paio di pezzi, così. Tiriamo il filo, nella parte alta teniamo un'asola grande quanto vogliamo per poter appendere l'alberello e qui su facciamo un nodo. Avviciniamo il nodo all'albero tagliamo il filo, sistemiamo un po' i rametti nella posizione che ci piace di più e l'alberello è già pronto. Qui su potete mettere una perlina, una stellina, potete decorare l'alberello come preferite. Io lo lascerò semplice. E anche per oggi abbiamo terminato. Questi alberelli li trovo super simpatici, un po' storti così, però ovviamente potete metterli belli dritti, composti. Potete modificarli come preferite. Potete farli in tinta unita, di più colori, oppure potreste inserire un filo di luce usando il brillantino che ho usato per le stelle, lavorando per esempio un giro di punti bassissimi su alcuni dei pezzi come abbiamo fatto per la stella. E se non avete visto questo tutorial vi lascio il link nella descrizione del video. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri alberelli messi sui pacchi regalo o in qualunque altro modo vogliate utilizzarli. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo nel prossimo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!